guarda chi c'è. Allora... E da qui comincia la nostra avventura. Ciao ragazzi. Benvenuti in questa avventura pazzesca. Dopo aver lanciato la prima pizza italiana, ma che vi dico napoletana, nello spazio in altitudine, ho chiesto al mio amico Bernardo di sfornarmene una ancora più buona, da portare al punto più a nord di tutta l'Europa. Così sono volato a Bruxelles per recarmi ai forni dell'Acqua e Farina 2018. Ho portato quella storica pizza a Milano per poi ficcarla in valigia e portarmela con me in Norvegia, facendo tappa a Monaco di Baviera, Oslo, Tromsø. Siamo arrivati a Tromsø, sì! Sì! Inizia già a fioccare. È risaputo che la Norvegia è divisa in tanti piccoli grandi fiordi. Adesso stiamo andando da Tromsø all'altro fiordo che si chiama tipo Kingfjord. Stiamo passando su un ponte che è veramente qualcosa di assurdo, una costruzione immensa. L'Axel e Onnisvag, l'ultimo carinissimo paese in cui io e il mio compagno di avventure Fabrizio abbiamo pernottato prima di arrivare agli estremi del mondo. Le condizioni che abbiamo dovuto affrontare per portare a termine questa missione sono state alquanto estreme. Dopo vari voli, uno di questi anche posticipato a causa della neve, abbiamo noleggiato una macchina per muoverci in autonomia. Vi volevo far vedere la nostra macchinina che ci accompagnerà in questo viaggio, in questi giorni, è molto carina. Ma una volta partiti alla volta di Capo Nord abbiamo incontrato un sacco di tempeste di neve, un po' di freddino e anche il buio totale. Al di sopra del circolo polare artico il sole non sorge mai completamente e anche dopo un'ora si può già assistere al tramonto. Essendo abituati al sole tutti i giorni, vivere completamente al buio e vederlo soltanto un'oretta alla mattina ci ha un pochettino destabilizzati, però noi ne approfittammo per riprendere quel bellissimo panorama artico dall'alto. Meno 10 km Nordkap. Subito dopo aver raggiunto Capo Nord, non sempre accessibile perché molte volte la strada viene chiusa a causa delle condizioni meteo, abbiamo appena passato il varco di Capo Nord che spesso e volentieri è chiuso per tempeste di neve o cose varie. Tra parentesi, noi siamo stati molto culattoni. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Siamo arrivati a Capo Nord. Si è scagliata un'immensa tempesta di neve, ma a noi non importava. Eravamo arrivati al punto più estremo del nostro continente, a 19 anni, con le nostre forze, con tutte quelle intemperie. Il capo al mondo! E stavamo così bene abbracciati a quel grosso mappamondo su quell'altissimo promontorio, meta sognata da qualsiasi viaggiatore accanito. Quello lì che vedete laggiù è il Capo Nord turistico, con anche delle luci, lì c'è il mappamondo eccetera. Noi a questo punto, essendo sulla stessa linea d'aria del Capo Nord turistico, possiamo dire di averlo ufficialmente sorpassato. Per cui siamo ufficialmente più a nord del punto più a nord di tutta l'Europa. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata fino a qua! La pizza napoletana dopo averla lasciata nello spazio! Sì! Forse perché eravamo entrati in sintonia con lei, forse era semplicemente destino, forse perché lassù il tempo cambia ogni 5 minuti. Ma sta di fatto che appena tornati in hotel, appresi da internet che proprio in quelle ore il sole si era incazzato parecchio, aveva mandato verso la nostra terra tante particelle cariche di elettricità. Così ci catapultammo fuori dall'hotel e andammo subito a cercare dei boschi lontani dalle luci della città. Aspettammo per ore e ore, al freddo, al buio, dalle 8 di sera a mezzanotte e mezza.
sembrava arrivata l'ora di rassegnarsi. Ma chi cavolo lo viene a dire al ragazzo che per eccellenza crede nei suoi sogni e deve raggiungerli ad ogni costo? Vedere l'aurora boreale almeno una volta nella vita credo che sia il sogno di un bel po' di persone, ed era anche il mio. Fu così che assistemmo ad uno spettacolo mozzafiato, quello che subito ribattezzai The Song of the Sun. Un'ora intera di fasci di luce verde e viola che ci passavano sopra la testa. Le fotocamere per fortuna scattavano da sole sui nostri cavalletti mezzi congelati ed io e Fabri eravamo a bocca aperta, a naso in su. Il freddo ormai non lo sentivamo più perché ci bastava il calore dell'amore e della passione prodotti dalla regina della notte per riscaldarci l'anima. L'abbiamo vista, era proprio lei, ce l'abbiamo fatta. Era bellissima, era stupenda, era Aurora. E fu così che non solo al mio ritorno ho potuto grattare via un altro paese dalla mia cartina, ma ho potuto coronare un altro dei miei sogni, vedere l'aurora boreale e vederla dal punto più estremo del nostro continente, con una pizza italiana in mano, poco prima di conoscere dei fantastici cagnolini con cui ho fatto una folle slittata. I sogni sono come l'aurora boreale, la vedi danzare soltanto quando le luci artificiali si spengono, eppure era lì a destreggiarsi già da prima. Eri tu a non vederla, per il troppo chiasso delle altre luci. Seguite sempre i vostri sogni. Sono le 2 ore e abbiamo appena realizzato uno dei tanti sogni della nostra vita, vedere l'aurora boreale. È una cosa, tutto viene ripagato se si aspetta. E ovviamente come una brava donna, l'aurora boreale si è fatta aspettare, ma è stata una cosa bellissima, veramente. Poi ci è andata anche un sacco di culo perché ne abbiamo vista una dopo l'altra. Sono arrivate così a raffica. A un certo punto sono arrivate così, a raffica una dopo l'altra. Dette così, Fra. Però suona malissimo, Fra. L'aurora boreale ricorda che nonostante tutto possa sembrare buio e complicato tanto da essere insuperabile, prima o poi tornerà a risplendere la luce. Una luce brillante e cangiante che spazzerà via tutte le vostre debolezze per regalarvi nuove avventure. L'aurora ricorda che oltre al bianco e al nero esistono innumerevoli sfumature, quelle che danzano nell'oscurità dei cieli artici e che vi fanno sognare, ma ad occhi aperti. My aurora borealis, yeah, yeah, the sky has never been